potevo non parlare di Hocus Pocus 2 essendo una grandissima fan dell'originale ed eccoci qua. Allora, secondo me bisogna partire facendo una distinzione, bisogna pensare a Hocus Pocus 2 come film a sé stante, da solo, e poi pensarlo sapendo che c'è anche un originale, che quindi c'è un altro film che lo precede. Allora, se si parla di Hocus Pocus 2 preso da solo, il film è abbastanza ok, carino possiamo dire. Ho sofferto molto del fatto che sia stato posto in maniera molto più favolistica, è decisamente rivolto ad un pubblico più giovanile, non è come l'originale che magari si poteva rivolgere ad un range molto più ampio, che andava dal bambino al ragazzo all'adulto, magari l'adulto che lo guarda assieme al bambino eccetera eccetera. Questo qui tranquillamente se lo può guardare un bambino da solo e ho sentito la mancanza di quella vena un po' più noir che c'era nell'originale. Purtroppo parlerò tantissimo delle scene in particolare, gli spoiler sono sempre dietro l'angolo, magari prima guardate Hocus Pocus 2 e poi guardate il video se avete piacere di non avere nessuna anticipazione. Il finale purtroppo resta la parte più debole del film. So che c'erano state due versioni di questo finale e quella scelta è stata quella che tutti noi abbiamo visto. Sarei curiosa di vedere com'era l'altra versione che è stata scartata, perché questa è molto molto debole, una delle parti più deboli del film, assieme alla gag del sindaco che non riesce mai a mangiare questa mela caramellata. Mi ha addirittura un po' infastidito a livello di trama, non l'ho apprezzata moltissimo. I poster di Hocus Pocus 2 sono fighissimi, proprio belli, un'ottima scelta, gasano moltissimo. Si mantiene la caratterizzazione delle sorelle Sanderson sia da piccole, quindi un ottimo plauso alle attrici che le interpretano quando nella prima parte del film, perché sono veramente brave, riescono a mantenere tutti i tratti caratteristici che poi ritroveremo nelle sorelle adulte, e anche quelle adulte devo dire che non hanno assolutamente perso lo smalto, non hanno perso il focus su quello che era il loro personaggio. È apprezzabile che si voglia fare un approfondimento su quello che è il rapporto fra le sorelle e anzi ci capita anche di vederle litigare per un attimo, in cui ognuna cerca di far valere le proprie ragioni rispetto alle altre due. È stato bello farlo iniziare in maniera molto molto similare a come inizia il primo, che inizia con una panoramica di questa strega che vola sull'acqua, sulla città, con solo la sua ombra. Nel secondo inizia esattamente possiamo dire allo stesso modo, con questo uccello che vola, sempre con la stessa panoramica. La CGI che viene utilizzata in certi casi l'ho trovata un pochettino troppo accentuata. Il bello dell'originale era proprio avere degli effetti speciali che magari, per quanto cringe potessero sembrare in certi casi, però erano molto molto realistici, anche perché appunto la maggior parte degli effetti speciali era girata sul set, non c'era della post-produzione, mentre invece qui si vede molto la post-produzione, il fatto che siano semplicemente effetti aggiunti a computer e quindi rendono il tutto un pochino più finto. Ecco, a molti piacerà, magari se lo riguarderanno anche. Penso che è stata una buona trovata per far avvicinare il pubblico più piccolo all'Hocus Pocus originale. Questo perché se lo paragoniamo al primo e se sappiamo che esiste un primo, allora tutto diventa un pochino più bruttino, perché questo è un sequel di cui non avevamo assolutamente bisogno e, a dire la verità, in moltissimi casi sembra una brutta copia del primo. Allora, andiamo ad analizzare adesso Hocus Pocus 2 paragonandolo al primo e guardando quali sono stati gli errori principali che fanno molto molto scadere questo film, che, come ripeto, può essere apprezzato da un pubblico più giovane che non conosce il primo, che quindi si approccia a questo universo, guarda il secondo, gli piace, poi magari gli viene voglia di guardare il primo e così riesce ad essere a conoscenza di tutto questo bellissimo universo. Però per noi che abbiamo visto il primo e che siamo abituati a questo standard, una volta che guardi Hocus Pocus 2 ti viene una gran voglia di rivedere il primo, perché hai bisogno di essere soddisfatto, perché il secondo non ti soddisfa. Allora, non sono riuscita ad andare molto in ordine temporale, però mi sono segnata tutte le cose che secondo me non ci stanno. Partiamo dall'enorme punto interrogativo che
Non so se sia effettivamente possibile che le sorelle Sanderson resuscitino in questa maniera o no, perché nel primo viene ribadito più volte che loro ritornano solo per questa notte di Halloween, la maledizione valeva per vendicarsi solo in questa notte in cui sarebbero state richiamate, solo se fossero riuscite a prendere abbastanza anime dei bambini allora potevano vivere in eterno, ma questa cosa non accade, infatti esplodono letteralmente e Winifred lo dice diverse volte che cesseranno di esistere, torneranno ad essere polvere, cenere, senza neanche più un corpo, mi viene da dire, in cui reincarnarsi. Sì, è vero che alla fine di Hocus Pocus il libro si risveglia dandoci una piccola finestra, pensando chissà, magari sono ancora vive. Questo è probabile, lo lasciamo come un punto interrogativo, anche se mi sembra più un no che sì, perché anche quando loro muoiono tutte le loro maledizioni scompaiono, no? Billy può tornare nella sua tomba a riposare senza più essere uno zombie che vaga per essere ai loro servigi, e il piccolo Thackeray Beans da gatto torna ad essere un'anima libera. Infatti quando le streghe vengono messe in Hocus Pocus all'interno del forno e si pensa che stiano morendo, Thackeray Binks non si trasforma proprio perché loro non sono ancora morte, mentre invece il fatto che nel finale lui diventi un'anima libera e lascia la maledizione che gli è stata fatta, insomma non dà molte speranze perché possono tornare, però facciamo finta, lo possiamo anche accettare. La candela della fiamma nera viene fatta col grasso di un condannato alla forca, quindi mi viene da pensare, nel 2022 come hanno fatto a trovare del grasso di un condannato alla forca? Io non ricordo bene come si chiami il ragazzo che gestisce il negozio, che è il grandissimo fan delle sorelle Sanderson, perché lui dice che ha letto nel libro come si faceva la candela della fiamma nera e l'ha rifatta. Però non so, o ha fatto un viaggio intercontinentale ed è riuscito a trovare dei condannati alla forca per fare la candela, però non sembra dal primo una cosa tanto semplice da fare, e addirittura in Hocus Pocus 2 ci viene mostrato che lui addirittura è stato in grado di farne 2 di candele della fiamma nera, quindi anche questa cosa mi rimane un pochettino dubbia. Un altro gap che ho trovato è che il libro di Winifred viene detto più volte che gli è stato dato dal diavolo in persona, non da una strega che queste bambine trovano nel bosco. Fra l'altro la comparsa di questa strega non l'ho capita molto bene, perché non ho apprezzato il fatto che sia lei la fautrice della canzone di Sara. Non mi piace questa cosa che Sara rubi la sua canzone per accalappiare tutti i bambini. Inoltre è un po' strano il fatto che questa strega con la sua canzone attiri solo Sara. Mary e Winifred non gliene frega niente della canzone che questa strega sta cantando, e appunto non ho molto ben apprezzato questa cosa, perché se le sorelle Sanderson hanno un ottimo rapporto col demonio, che è stato anche il loro maestro e poi quello che gli ha consegnato questo enorme potere, questo libro che racchiude grandissimi poteri, non l'ho trovata una scelta saggia spostare tutto su di una strega che le trova nel bosco e che dice: ah sì, tu hai ottime potenzialità per diventare una strega. Parlando sempre anche del libro, io non penso che Winifred sia una di quelle persone che mantiene per così tanto tempo una promessa fatta così tanto alla leggera, oltretutto quando sei una ragazzina. Quando hai un libro così e hai in mano il potere, se è vero che c'è un incantesimo da renderti così tanto potente, io penso che per come è fatta Winifred lo farebbe il giorno dopo. Mi sembra una che appena volta l'angolo immediatamente disfa la promessa che ha fatto. Inoltre Winifred non è così sprovveduta da non leggere attentamente il libro, perché lei fa molto affidamento su questo libro nel film originale, perché molti dei suoi incantesimi, molte delle sue maledizioni vengono proprio da di lì. Che senso avrebbe fare un incantesimo, fare una pozione senza leggere le controindicazioni? Non lo vedo, non l'ho vista una cosa da Winifred, ecco perché secondo me questa cosa del finale non è stata molto in piedi, perché Winifred lo avrebbe letto. Poi magari non avrebbe capito che cosa intendeva, questo sì, ma sicuramente lei lo avrebbe letto, non avrebbe fatto di testa sua. Non ho neanche molto apprezzato questa cosa che il libro abbia tutta questa forza di volontà, perché il libro rimane sempre un oggetto al servizio di una strega. Secondo me non c'è stato molto il discorso che il libro sia così tanto in grado di decidere. Inoltre la casa delle sorelle Sanderson è stata spostata in Hocus Pocus
Pocus 2 perché la vediamo in Hocus Pocus nella prima parte in cui appunto viene uccisa Emily. La casa si vede che è un po' dislocata rispetto al centro e che c'è questa stradina sterrata con cui si arriva alla casa delle fattucchiere. Nel 1993 vediamo che questa strada sterrata a una certa si interrompe ed inizia una strada asfaltata, però è sempre dislocata dal centro. Invece in Hocus Pocus 2 vediamo che la casa delle sorelle Sanderson, che continua ad essere non più un museo bensì un negozio di articoli magici, è proprio sulla strada. Non ho nemmeno apprezzato il fatto che la strega nel bosco dica alle 3 sorelle che loro dovranno risucchiare bambini per poter essere giovani e belle. Cioè, io non andrei a dire a un bambino che ha anche appena scoperto che può diventare una strega: tu un domani risucchierai l'anima ai bambini, perché queste 3 sorelle sono abbastanza innocenti. Non ha senso dire questa cosa, anche perché loro giustamente all'inizio ripudiano questa idea, ma poi verranno a praticare la stessa prassi. Io avrei proprio eliminato questo pezzo, cioè lo scopriranno più avanti che sarà questa la cosa che le dovrà portare a poter essere sempre giovani, belle e immortali. Non c'era bisogno di preanticiparglielo, perché è tutto stato un pochino imbarazzante in questa scena, no? Inoltre non ho ben compreso perché anche Billy ritorna dalla morte assieme alle sorelle, perché ricordiamoci che nel Hocus Pocus originale Billy viene resuscitato da Winifred, perché Winifred non può mettere piede nel cimitero. L'unica persona che c'è nel cimitero, persona se così la vogliamo chiamare, è Billy, che viene resuscitato appositamente per potersi muovere nel cimitero ed inseguire i 3 ragazzi al posto delle sorelle che in quel momento non possono farlo. Quindi se loro ritornano dalla morte non capisco perché sia tornato anche Billy così per partito preso, senza che nessuno l'abbia chiamato. Per il discorso della pozione, secondo me è stato tutto un po' ambiguo il fatto che le sorelle abbiano mandato appunto questo inserviente, di cui non ricordo il nome, a recuperare tutti gli ingredienti della pozione e loro a cercare il sindaco, perché comunque loro non hanno idea di chi sia il sindaco. Sì, l'hanno visto in una foto, ma è come cercare un ago in un pagliaio. Sarebbe molto più semplice mandare un concittadino a caccia del sindaco. Inoltre in Hocus Pocus 2 c'è molto il centro su Winifred, sul fatto che sembra che Winifred sia l'unica strega dotata e che le altre 2 sorelle siano una semplice congrega, però in realtà si deve dare un po' più di valorizzazione a tutte e 3, perché nel primo vedevamo che Mary era un'ottima aiutante, che era un po', faceva anche da mammina alle altre, facciamo il cerchio calmante, annusava e riusciva a stanare le persone col suo fiuto. Sara era quella più stupida e ingenua, che però riusciva ad attirare a sé i bambini col suo dolce canto, e Winifred sì, certo, era la leader, era quella che prendeva più le redini, però le vedevi abbastanza equilibrate. Qui il divario si allarga ancora di più, perché sembra veramente che Winifred sia la sola e l'unica e le altre 2 siano le sue spalle. In Hocus Pocus 2 Mary e Sara sono molto più marginali e questa cosa non l'ho molto gradita. Inoltre il fatto che loro cantino così a caso, è stato carino lì per lì vederle tornare e cantare, perfetto, ma quando poi a mente fredda ti metti a pensare al perché l'hanno fatto, quando loro vengono risuscitate nel bosco, tornano e dovrebbero tornare, sì, essere felici di essere tornate, ma non si mettono a cantare così a caso per nessuno. Non l'ho notata una canzone lì che ci stava particolarmente. Quando invece cantano sul palco, questa è una di quelle cose paro paro copiata dal primo, che però nel secondo non ha molto senso, perché c'è una gara, è una sorta di gara di cosplay in cui si prova ad essere le sorelle Sanderson migliori e loro mi sembra che rubino il premio ad un altro trio e poi si mettono a cantare per fare l'ennesimo incantesimo alla folla, ma non ha molto senso. Invece nel primo Max intende fregarle, dice: ora vi lancio addosso l'occhio di bue, faccio vedere a tutti chi siete, magari qualche sprovveduto ci casca, e comincia ad avere anche lui paura di voi. E invece Winifred coglie la palla al balzo e dice: perfetto, ho tutti gli occhi puntati su di me, come facciamo a farci amici questi villici? Allora faccio una canzone, visto che loro arrivano e vedono che a questa festa c'è un palco e c'è gente che sta cantando e la gente che canta riesce a cogliere l'attenzione
degli spettatori, Winifred si vede dal suo sguardo che ragiona e pensa di fare lo stesso, quindi dice: perfetto Max, mi hai introdotto a tutta sala, benissimo, allora inizio a cantare pure io per farmi amici questi villici, e nel frattempo vi faccio anche un incantesimo per tenervi tutti bloccati qui a ballare, così non ci rompete i maroni a noi che dobbiamo catturare questi 3 ragazzi e farci la nostra pozione per risucchiare le anime dei bambini. Invece qui in questo senso loro si trovano su un palco, si vede lontano 1 chilometro che canteranno, lo sai già che andrà a finire lì, il problema è che viene molto molto senza senso. Ci mettiamo a cantare una canzone così a cazzo di cane, e visto che la cantiamo, allora voi villici ci aiuterete a trovare il sindaco tutti quanti assieme. Anche qui no, non mi è piaciuta questa cosa, anche perché poi molto spesso le 3 sorelle Sanderson sembra che vaghino senza meta. Nel primo loro cercano sempre di stare dietro le tracce di Max, di Allison e di Dani, arrivano sempre un pelo più tardi, ma almeno seguono la scia, cercano di andare in dei posti con un determinato obiettivo. In Hocus Pocus 2 loro vagano completamente, sembra che non abbiano una mezza idea di dove andare. È stato un revival carino per me, che ho apprezzato moltissimo l'originale, ma poi dopo, a mente fredda, a mente lucida, ho compreso tutti i gap e tutti gli errori che sono stati fatti, quindi per chi ha apprezzato l'originale dubito fortemente che riuscirà ad apprezzare questo. Lo può vedere una volta e dire: oh che bello vedere le mie adorate sorelle Sanderson di nuovo ritornate qui, ma poi anzi rimani un po' insoddisfatto alla fine del film e ti viene una voglia matta di rivedere l'originale, e una volta che lo vedi sì che rimani davvero davvero appagato. Ci sono tante cose che vengono ripetute e sembra che facciano un pochettino il verso a quello che è successo nell'originale. Chissà se davvero faranno un terzo come le scene post credit ci stanno suggerendo. Di sicuro se si farà un terzo bisognerà pensare, secondo me, a qualcosa di un pochettino più incisivo e un po' meno bambinesco.